Eccoci Laura, abbiamo iniziato. Benvenuta. Ciao Lucio, ciao. Bene, pensa adesso solo a rilassarti. Non pensare a niente. Segui il semplice ritmo del tuo respiro. Inspira ed espira. Inspira ed espira. Ora ascolterai solo la mia voce da adesso in poi, con serenità. La mia voce conterà lentamente da 10 a 1 e mentre conto il tuo corpo si rilassa. 10, 9. Il tuo corpo diventa pesante a iniziare dai piedi. Li senti dolcemente ed inesorabilmente sprofondare nel letto lentamente. I piedi sono pesanti. Otto. Questa pesantezza sale dai piedi, lungo gli stinchi, le caviglie, gli stinchi, i polpacci fino alle ginocchia. Ed ora anche le ginocchia sono pesanti e lentamente sprofondano, andando sempre più verso il basso, dolcemente pesanti. 7. Inesorabilmente questa pesantezza sale dalle ginocchia lungo le tue gambe. Piano piano tutte le tue gambe diventano sempre più pesanti fino alle anche. Pesanti. Lentamente. Sprofondano. Pesanti.
6. Da questo momento in poi, ogni eventuale rumore o movimento attorno a te ti porta sempre più in profondità. 5. Pesante. Il petto, il ventre, pesanti. 4. La schiena, pesante. 2. Sprofonda nel letto. 3. Lentamente le spalle, le braccia, i gomiti. Questa pesantezza va giù, giù, giù fino agli avambracci, i polsi, le mani, le dita delle mani, le unghie sono pesanti, tutte le braccia sono pesanti. Dolcemente ti portano sempre più in profondità ed il materasso ti accoglie nel suo calore dolcemente. 2. Il collo e la testa sono pesanti ed ora tutto il tuo corpo è integralmente pesante. Sprofonda dolcemente nel letto, nel materasso e nel cuscino. Uno. Pesante. Lentamente
Bene, Laura, adesso conterò da 1 a 3 e dal mio 3 andrai a un ricordo o a un sogno, quello che più preferisci. 1, 2, 3. Vai lì, inizia il tuo viaggio e dimmi cosa vedi. Non riesco a vedere nulla. Mhm. Vedi buio? Vedo solo buio. Va bene. In questo buio fai alcuni passi in avanti. Sì? Sì, però non riesco comunque a vedere. C'è un chiarore di sottofondo, ma è buio. Va bene. In questa tua visione, quindi non nella realtà, guardati le mani, i palmi delle mani. Li vedi? Non riesco a vederli. Ok. Fa caldo o fa freddo? Sento freddo. È giorno o è notte in questa tua visione? È come un non tempo, non c'è un tempo. È come se fosse tutto sospeso. Tu sei Laura in questa visione? Sento dei brividi, ma non so se sono io e non riesco a vedere nulla. Dove li senti? Lungo tutto il corpo, Dove specialmente? dai piedi alle mani. Bene. Uniscile le mani, sempre etericamente, in modo da passare questi brividi dalla mano destra alla sinistra, dalla sinistra alla destra. Sento una sensazione di fastidio alla bocca dello stomaco, Mhm. come un vuoto che però non è completamente vuoto. E sta salendo verso il petto. Questa sensazione? Sì, Metti le tue mani energetiche sopra il petto e sopra la bocca dello stomaco, una mano e una mano. E di a questa sensazione di presentarsi di fronte a te. sento come il ricordo di ali nere, non so descriverlo in modo più compiuto, però ci sono delle ali nere all'interno di questa sensazione, che non le vedo in maniera distinta, ma le sento chiaramente. Ali nere, Sì, bene. Quante ali sono? 2? 4? due, due, Quanto sono grandi? molto grandi. Come quelle di un'aquila, di un piccione? No, molto grandi, come quelle di non di un uccello, ma di una creatura che è alta come me. Mhm. Uno pterodattilo? Vedo un becco adesso e un occhio. Mhm. Di che colore è l'occhio? Rosso, aranciato, quasi
mm, come fiammeggiante. E la pupilla è nera Sì, la pupilla è tutta nera, ed è a taglio verticale o a pupilla tonda? è a taglio, in verticale. Ok, Ancora non è chiara l'immagine. allora facciamo un gioco, Laura. Io conto fino a 3 e si accende una luce fortissima e bellissima nella stanza o nel posto in cui sei, così da illuminare le ali nere e chi le possiede. 1, 2, 3. Cosa vedi? Non riesco a vedere ancora chiaramente, ma lo percepisco. Non so spiegartelo in un altro modo. Mm? Non è una visione chiara, ma la sento come qualcosa che è lì. Non si è accesa una luce che mi consenta di vedere più chiaramente, ma Mm? l'immagine comunque in qualche modo la percepisco. Cosa vedi? Vedo, in realtà è di spalle, questo essere alato, che non so definire come, non è proprio un uccello, e mi guarda girando il collo, ha un becco molto lungo, appuntito. Quindi vedo solo il lato sinistro perché è voltato. Digli di Ah, voltarsi completamente, non darti le spalle. sì, si gira. Ok. È un umanoide falconiforme? È un falconiforme, anche se mi ricorda, non so per quale motivo, un pollo. Mm. Un pollo senza piume o con le piume? Il petto, diciamo, è senza piume, è un po' malmesso, mentre ha delle ali nere molto vistose che dovrebbero incutere timore, secondo Le ha lui. aperte. Le apre, le richiude, le raccoglie. Ha anche delle braccia o le ali sono le braccia? Sono le braccia, le ali. Come si chiama? Glu. Glu. Quanti anni ha? No, non lo riesco a capire. Chiediglielo. Glielo sto chiedendo, ma non riesco a visualizzare la risposta, mentre il nome è venuto subito. Cosa ci fa qui con te? Dice che è con me sempre, Perché? perché l'ho chiamato io. Quando? Non mi risponde. Ti deve rispondere. Perché incide nella tua vita. Una volta dicevamo ti interferisce, in realtà è stato ingaggiato da te. Sì, lo percepisco come qualcuno che io ho chiamato perché avevo bisogno di qualcosa, che però è rimasto. Ma sì, se vuoi vederla così, ma alla lunga, diciamo, da lontano, l'hai ingaggiato tu per capire delle cose. Deve fare un lavoro, avrà una paga, la tua energia, una volta che il lavoro l'ha fatto, se ne va da dove è venuto o lo elimini. Queste parole dovrebbero farti capire che chi crea tutto, non solo il gioco, ma tutto, sei tu. Ne sono cosciente, però non sono, non riuscivo a liberarmi di certe situazioni, anche se lo percepisco, percepisco che lui mi guarda con timore. Esatto, a queste parole Glu capisce che tu hai capito e che cosa fa? È sempre grande uguale? No, no, è più piccolo,
sta, diciamo, diminuendo la dimensione. È piccolino, molto piccolo. È minuscolo adesso. Va bene, chiama tutti gli altri che ci sono insieme a Glu, se ci sono. Anche qui non vedo chiaramente, ma sento arrivare qualcuno che sembra una specie di Yeti con dei piedoni molto grandi. È piccolino anche questo. È ricoperto di pelo bianco, sporco. Mhm. Come si chiama? Fever. Che razza è? Tu hai detto Yeti, ma che cos'è di fatto? Eh, questo è un umanoide. Mhm. Poi chi arriva? Non vedo nessun altro. Va bene, lasciamoli lì i nostri amici Fever e Glu. Andiamo Laura a quel giorno, quando avevi 8 anni, in cui è successa quella cosa. Vuoi? Sì, Vai lì, sfoglia il tuo libro all'indietro e arriva a quella data. Hai 8 anni e dove ti trovi? sono seduta accanto al mio vicino di casa, nella casa in cui abitavo a quell'età. E siamo su un divanetto, seduti una accanto all'altra, nell'ingresso della sua casa. È buio. C'è una finestra, ma la giornata è cupa. Ho paura di questa persona. Guarda tutta la scena dal fuori, come un film. Anzi, contemporaneamente, mentre sposti l'occhio della tua visione, alza le tue frequenze e dimmi a quanto stai, a quanto le hai alzate. Vedo 1, 4, 8, Va bene. E quanto stavi, a quanto stavi prima? 7, 2. Brava, le hai raddoppiate. Ci sono molti zeri. Va bene, 7,2. 148, 72, probabilmente sono miliardi, ma ci porta poco. Bene, chi è costui? Lui è il figlio dei miei vicini di casa, Quanti anni ha? 16, 17. E che succede? Siamo soli perché la mamma è uscita un attimo, ci ha lasciato da soli. Mhm. Lo hai visto, quello che ha fatto? Lo vedo, anche se non, diciamo, non vedo tutto, vedo che lui si spoglia e vedo che mi dice di fare delle cose. E tu le fai? Io sì, ho paura, mi minaccia. Va bene, guarda la scena da un punto di vista energetico. Che energie ci sono lì attorno?
Attorno a te, attorno a lui, nella casa, ovunque. Vedo un'energia molto scura, come un fumo nero intorno. Crea un vortice intorno a noi. Prima intorno a lui e poi intorno a te o come? Sì, intorno a lui intorno alla sua testa, poi piano piano lo avviluppa completamente. E io in realtà non sento che è su di me questa energia, ma ne sento la pesantezza e l'ambiente è brutto, vibra in modo molto sgradevole. Se adesso sei a 148, in quell'episodio a 8 anni a quanto stavi? No, sotto lo zero, Col segno con la negativo. stessa, esatto, un segno negativo, se la misuro. Ok. Questo fumo, questa energia nera è glue, è fever o altri? No, non sono cose che mi riguardano, sono cose sue, Due. di Va bene, lui. saltiamo tutto, arriviamo alla fine, al giorno dopo. Vedo che sono in cucina a casa e ho molta paura. Non vado a scuola. Cosa hai detto alla mamma? Ho detto che non mi sentivo bene, Mhm. E lei cosa ha risposto? che non c'è problema di stare a casa, se non sto bene non ci sono problemi. Però lui ha minacciato di fare del male alla mia famiglia, mi pare. Se tu avessi parlato. Sì, mi ha intimato di non dire nulla a nessuno. Tu ti sei sposata in quell'occasione. Sì, Va bene. A livello energetico il giorno dopo, quando resti a casa e non vai a scuola, cosa vedi di diverso in te, se lo vedi? sono infelice, sono triste, ho paura, ho molta paura. Ma vedi delle entità? Sì, Quali? vedo come una specie di diavoletto, un piccolino con la coda. Mm, come si chiama? B più, B più. Bene. Oggi non c'è B più, no, no. però noi lo chiamiamo lo stesso, lo mettiamo in un trasportino per animali molto grande e Eh, dentro ci... Lo vedo in una gabbietta per uccelli, Ecco, vedi. in qualche modo. L'ho piazzato lì dentro. Bene. Dentro ci mettiamo tutte le tue entità e interferenze, quindi anche Glu con le sue ali piegate, se non ci sta fa modo di starci, e lo Yeti. Se proprio non ci stanno, creagli una gabbietta per uccelli, una voliera, No, bella sono grande. tutti lì piccolini Ah, dentro questa ok. gabbietta, tutti insieme. Sì, sì, sì. Ma l'hai fatto anche meglio di me, perché invece di allargare la gabbia e farla diventare una voliera, li hai rimpiccioliti tu. Sì, sì, sono piccolini. E il potere del creatore che ti spetta sta iniziando a fare il suo lavoro. Va bene, abbandoniamo questo ricordo spiacevole, andiamo alla cassetta. Lo dico per chi segue il video, un po' di tempo fa, francamente adesso non so quale
Quanti Nel anni avevi? 1988. So dirlo, ok. Sì, Quanti sì, anni sì. avevi? Ne avevo 15. 15 anni, vedi in una rivista che parla un po' di esoterismo, di cose un po' strane, un esperimento, mettere durante la notte un registratore attivo con un nastro magnetico cassetta in un punto della casa, tu lo metti in bagno e Sì. il giorno dopo si va ad ascoltare quello che ha registrato. Lo fai con tutta la tua molto aperta famiglia, molto aperta di vedute e famiglia e sentite dei rumori terrificanti. Da quel giorno iniziano dei problemi in questa famiglia aperta, perché vedete fantasmi, tuo padre soprattutto, letti che si muovono, fino a che tanti episodi, protagonisti anche la nonna materna, fino a che tuo papà cade dalle scale, spinto da qualcosa, da qualcuno di invisibile. E finisce anche un po' male la storia. Sì. Vai alla cassetta, vai in quel bagno, tu stavi dormendo in camera tua, ma Sì. adesso in eterico puoi andare in bagno a vedere cosa succede. Sono nel bagno. Subito non succede nulla. Poi vedo che si apre sopra il soffitto come un portale Mhm, e arriva un sacco di brutta mm, masnada di entità. mhm. Chi arriva? Sono indistinte, ci sono anche delle persone probabilmente disincarnate che non stanno tanto bene. Perché un nastro, da quello che tu puoi vedere, genera un portale che fa entrare qualunque cosa, tutto quello che passava di lì in quel momento, disincarnati, entità, tutto. È come se proiettasse un raggio che attira queste entità. Vedo proprio che dal registratore, che è attivo in quel momento, si crea come un raggio laser che si va ad ampliare e crea proprio un portale. Come si chiama questo esperimento? Acchiappa incubi. Ma si chiamava così proprio? No, O ti viene no, non adesso? so come si chiamasse, non mi ricordo quale fosse il nome che gli avevano dato sulla rivista. Adesso mi viene questo nome. Mhm. Cosa dicono le voci nel nastro? Nella realtà erano solo dei rumori, ma tu cosa senti? Quali sono i messaggi? C'è tanta sofferenza, pena, dolore. Sono anime sofferenti che non hanno trovato una loro collocazione dopo la morte, vogliono essere ascoltate, viste, considerate. E non vanno più via dalla casa. Rimangono lì, in realtà non credo, almeno non tutte volevano creare fastidio, volevano essere aiutate a Mm. trovare Chi? una strada. C'è qualcuno che molesta tuo padre? Vedo che si è come creato un collegamento e quindi è arrivato qualcuno che invece voleva creare guai e fare del male. Chi è? Non sono sicura, ma credo si tratti di Moloch. Dov'è Moloch adesso? Nella tua casa? Quella casa lì? Sì, è lì. È lì? No, adesso in Ah. questo momento non so se è lì, in quel momento era lì. Bene, chiamalo, mettilo piccolo piccolo nella tua gabbietta degli uccellini. Viene, c'ha un suo piccolo trono,
a cui è molto affezionato, ma Sì, venga con tutto quello che gli serve. sì, Come lo vedi? lo vedo insignificante in realtà come energia, però aveva una sua potenza in quel momento, gliel'abbiamo Mm. data noi, il Ma potere di che aspetto ha? interferire. Vedo delle corna, è molto bruttino, devo dire, bruttarello. Ha, diciamo, nella parte addominale ha mm, come delle presenze, tutte queste anime che si muovono all'interno creando un vortice. Questo io lo vedo quando è nella casa, però seduto sul trono è insomma un essere scuro con, insomma, con delle corna. Molto, molto bene. La visione almeno. Va bene, Laura, chiamiamo tuo padre e tua nonna materna. Dimmi se li vedi. Non riesco a vederli. Chiama solo tuo padre. Dimmi se lo vedi. No, non arriva. Prova ad aprire il portale aureo, vediamo se ce la fai. Può avere l'aspetto che vuoi tu. L'importante è che dentro ci sia la via in cui un disincarnato sperso può iniziare a percorrerla e trovare, diciamo, la risposta a tutte le proprie domande. Cioè, entrando in un portale aureo, un disincarnato si libera in automatico di tutte le interferenze, i sistemi di credenza, le idee, il mentale di un disincarnato e così via. C'è l'essenza delle cose, l'essenza di questo gioco in cui ci siamo immersi da soli. Ed è oro. Vedo una luce che credo essere mio papà. Non è venuto con le sue sembianze che aveva, diciamo, in vita, ma lo vedo come se fosse già luce. Cosa ti dice? Mi dice che le volte che io ho creduto di vederlo e di sentirlo era effettivamente lui. Dopo che lui è andato, ci ha lasciato, insomma, ha lasciato il corpo, è capitato in alcune circostanze che io l'ho sentito, l'ho visto vicino e mi dice che era effettivamente lui, che sta bene e che ha trovato la strada da solo. Mhm. Sento che emana una grande pace e serenità, come se fosse un sorriso. Vedi il portale aureo? Sì, sì, lo vedo. Come è Eh, fatto? vedo, è difficile descrivere,
perché eh, è qualcosa che non ho mai visto in questa modalità. Mhm. Ehm, È come si è aperta come una fessura, inizialmente piccolina, da cui esce diciamo una luce, piano piano si è ampliata. Io vedo come un tunnel all'interno, con una luce cangiante, cambia il suo colore, come fosse l'emanazione di un arcobaleno. Eh, Sento che dall'interno c'è un richiamo forte, una vibrazione molto potente. Mhm. Chiama anche tua nonna materna. La vedo, la vedo come è capitato di vederla dopo che lei è morta. Io l'ho sognata per un periodo e veniva vestita con un abito bianco come quello che indossa adesso, che non è un abito, è qualcosa di molto luminoso. E abbiamo fatto delle lunghe conversazioni in sogno notturne ed era insomma una bella presenza rassicurante. E la vedo vestita di questa luce, diciamo così. Molto bene. Chiedi a tuo papà di lasciarti un messaggio, uno qualunque. Mi dice che è stato molto felice di aver fatto questa esperienza in questa incarnazione con me, che ne abbiamo fatte altre insieme e che questa è stata la più, quella che ha, diciamo, più apprezzato, diciamo così. Mhm. Chiedi alla nonna un messaggio. La nonna mi dice qualcosa di sibillino, mi dice che tutto è luce e sorride. Che lei ha fatto il suo percorso e che va bene, tutto quello che ha imparato non ne ha più bisogno, lo lascia andare, si leva il vestito e diventa anche lei luminosa, pronta per il portale. Bene, allora invitali ad andare. Gli dico che li amo e che sono felice di vederli passare in questo portale così meraviglioso. È bello, eh? È bellissimo, c'ho un desiderio di Anche farmi tu, un ma giro. vuoi farti un giro? Fallo. Mi Non puoi rimanere affaccio. di là però. Eh Vai, no, mi affaccio, non. affacciati. Mentre ti affacci però, chiama anche tutti i disincarnati di tutte le generazioni tue di parentela, tutti quelli che ti ronzano intorno alla tua famiglia in virtù dell'episodio della cassetta e non, di tutte le tue case, di tutti i tuoi parenti, tutti. Arrivano per primi i due zii, i cugini di mia mamma, che un paio di notti fa sono venuti a trovarmi in sogno. Benissimo. E sono in Saluta prima tutti fila. velocemente. Tutta questa storia della cassetta è nata con il suono. Sì, Bene, facciamo, se vuoi, a tua scelta un suono. Il portale aureo emette un suono, uno squillo di trombe, vedo un un- gong
enorme che si inizio. crea all'interno del portale, proprio all'imbocco, fa una vibrazione potentissima e arrivano tante, 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 tante. Vai. Sì, Se vuoi suonalo tu il gong. sì, è Prendi arrivato. quella mazza con la palla tonda e vai, chiamali tutti. Prima di tutto quelli dell'episodio spiacevole a 8 anni. Dimmi quando sono entrati tutti. Cercavano un aiuto, meglio di questo. Infatti, c'è una fila enorme. Via veloci, via, 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 Sì, tutti, tutti vanno, vanno, dentro. vanno, stanno andando via, via, via. Da un altro colpetto si fosse dimenticato qualcuno. Vedo l'ultimo che si gira, mi saluta e se ne va. È l'ultimo. Vedo che è l'ultimo. Bene, chiudilo tu con un gesto delle mani. Si richiude come se era aperto con una fessura luminosa che scompare. Benissimo. A quanto vibri, Laura? 3852, mi dice. Ma non credo ci sono tanti zeri, credo siano miliardi, non so. Va bene, è Mi sembra tantissimo. troppo. Ma non fa niente. Rispetto a prima era 148 e all'inizio era 72. Stai salendo. In confronto, le entità che hai visto all'inizio che ti facevano, diciamo, un certo timore, no? E ti impedivano di vedere qualcosa all'inizio, cosa che poi è durata per pochi secondi. A confronto questo che hai visto finora non è niente. Ti chiedo velocemente una causa esoterica per. Dimmi quello che ti arriva. Le tue allergie. Vedo qualcosa che si è accumulato nell'intestino, qualcosa che non va, come un qualcosa di scuro che va ripulito. Un Però impianto? vedo una causa fisica e una causa invece non fisica, esoterica, come un impianto. Mhm. Problemi alle gambe. Vedo dei fili che le attraversano completamente e delle Pianto. palline che ci sono distribuite lungo tutte le dita dei piedi, nelle caviglie, sulle ginocchia, nelle anche. Classica visione di un impianto eterico, sono le palline con dei fili che le Sì, uniscono. sì, Orecchie. anche lì vedo degli impianti. Gola. In gola è qualcosa che non c'è più, come un ricordo. Mm. Avevo un neo che mi dava molto fastidio che ho tolto. Probabilmente è andato via l'impianto. Vista, occhi. Vedo come una rete su entrambi gli occhi, una fitta rete che mi offusca la vista. Schiena. C'è una pallina nelle vertebre tra le 5S1. Te lo dico più velocemente, quello che Pianto. Mm. vedo. Intestino, colon, emorroidi, direi che l'hai già Sì, detto. sì. Ritenzione idrica. Qui vedo come se il mio corpo fosse una spugna, Mm. come fatto di spugna, le gambe soprattutto, ma forse è legato a questi impianti. Sento molto pesantezza agli arti inferiori. Però c'è anche un impedimento del passaggio energetico, le mani sono fredde. Fibromi, ovaio sinistro. Qui vedo un impianto, è come un quadratino all'interno.
di tutte e due le ovaie, però il destro non mi dà fastidio, come se non fosse attivo. Avevi mai visto qualcosa del genere nelle tue autoipnosi rapide? Avevo visto qualcosa, soprattutto per quello che riguardava la parte, diciamo, delle orecchie, però il resto e anche la gola, perché ho sofferto tanto di questi problemi in passato. E alle anche. Credevo di aver tolto qualche impianto perché non avevo più dolori alle anche che avevo in passato. Ora avevo ripreso a camminare velocemente, tutti i giorni faccio tanti chilometri. Ma non con questa nitidezza, molto, molto chiaro. Causa esoterica dei tuoi 2 aborti spontanei. Qui vedo un collegamento come un filo che va a casa di questo signore, il cosiddetto mago. Mh. Mi vedo seduta lì con qualcuno che mi fa qualcosa. Di che tipo? È come se ci fosse come una specie di abduction, vedo un intervento, però sono seduta sulla poltrona del mago, anziché essere su un lettino, diciamo di quelli più classici. Causa esoterica dei problemi nella sfera sessuale. Sento che c'è un legame con quello che è successo quando avevo 8 anni, ma anche qualcosa di fisico, come un'energia trattenuta e contenuta che non è libera di muoversi. Dov'è questa energia? È ferma nell'addome, nella parte addominale. È un'emozione? Sì, Quale? è la paura. Bene. Che forma ha? Che colore ha? Che consistenza ha? Sappiamo che è lì. È come un serpente, come forma. La vedo come una forma serpentina. Mh-mh. Però è anche una forma fallica in qualche modo. Bene, analizziamo Laura tutte le tue emozioni. La paura l'hai vista. Sì, C'è la tristezza, no, la bassa autostima, c'è ma mm, vedo che è piccolina, non è grande. È come un palloncino sgonfio. la rabbia, È un pochino più consistente, è rosso, è un palloncino rosso. Le vedo come dei palloncini che stanno tutte intorno a me. non lo chiedo mai, la alta autostima, la esagerata autostima. No, vedo anche lì un piccolo palloncino, ma che si gonfia e si sgonfia, come se fosse legata a qualche situazione particolare, ma non fosse fissa. Mh-mh. Qualche emozione collegata alla tua timidezza, la vergogna. Qui vedo come se ci fosse qualcosa che mi avvolge tutto il mio corpo, come è più ingombrante, mi racchiude completamente, come una specie di poncio, però che ha anche un cappuccio. Quindi sì, un po' fastidiosa e ingombrante. Bene, prendi tutte queste emozioni, le raccogli con le tue mani energetiche, ormai sapienti mani, apri un portale definitivo, un posto in cui l'energia si scompone all'infinito Sì,
e butti tutto lì dentro. Quelle emozioni a bassa frequenza non ti servono più, non Sto ti facendo corrispondono più. una pulizia e un controllo con le mani intorno a tutto il corpo per vedere Mhm, se c'è qualche altra cosa che mi sfugge. mhm. Perfetto. Vedo una cosa sfuggente che non riesco a individuare dietro la schiena, sulle lombari. Non lo Cos'è? so. Non capisco, mi dice gioco. Vabbè, Lo metto nel portale. va bene. E lo richiudi. Sì, Ne apri uno nuovo. sì, Ci metti dentro tutto l'episodio della cassetta, tutto quel ricordo. Hai fatto delle esperienze, se vogliamo, importantissime. Hanno avuto gli effetti che hanno avuto. Ne sei uscita vincitrice e più grande, più forte oggi. Lo butti lì. fatto. Benissimo. Lo chiudi e con maggiore velocità, visto che ormai lo sai fare, aprine uno nuovo. Non lo analizzerei neanche l'episodio della casa comprata, della collega, della maledizione. Prendi tutto, la collega, la casa, l'acquisto, tutta la vicenda, non la casa, la vicenda dell'acquisto della casa e la maledizione e le butti in un portale, in quel portale definitivo. Non ti appartengono più. È un fatto che è come se fosse di uno sconosciuto che vive in Australia. Non ti importa. Fatto. Tanto che se dovessero chiederti, non sapresti neanche dire, dovresti far fatica a ricordarti. Ah sì, devo dire che cosa è successo, già così. L'hai buttato. Già l'abbiamo ricordato di nuovo. Riprendi questo ricordo e lo butti in un altro portale definitivo. Fatto, è diventata una biglia piccola piccola. Bene, riprendila, la butti in un altro portale definitivo. Sì, fatto, fatto. Dentro quel portale definitivo ce n'è un altro, concentrico, ed infinitamente altri. Quindi la biglia va giù, 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 Perfetto, giù, sì, giù, giù, sì, giù, 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 lo giù. vedo, è all'infinito. Chi la recupera più quella biglia lì? Via, La vuoi recuperare? Prova a recuperarla. non Sta ci andando. riesco, è impossibile, è andata velocissima, via, 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 via. Non Sarà la... quale portale concentrico? Miliardo. Milioni di miliardi. Attenzione a fare queste cose con le robe che ti servono, no? Tipo, fai con mio anello d'oro. Oh! Cioè, ottimo. Ed infine, ultimo, ma anche primo, chiama il tuo compagno nel cinema. Eccolo, è arrivato subito, pronto. Mi dà le Mettiti, mani. esatto, davanti a lui. Ti stavo Sì, per adesso si è dire. messo davanti a me e mi ha dato le mani. Cosa Sento vedi? un'energia potentissima, mi sale proprio un'energia favolosa. Ah, che meraviglia. Come lo Un'emozione vedi? grande. Eh sì, è la tua fiamma. Sì, mi viene Come lo da vedi? piangere. Piangi? Ah, un'emozione fantastica, quasi come papà e nonna, più grande. Ci siamo ritrovati dopo tante esperienze che abbiamo vissuto insieme. Non è la prima volta che ci troviamo. Come lo vedi su a livello reni? Cosa vedi lì? Sì, qualche problema. Mm, sì. Questo è un processo che deve fare lui, eh? Infatti sì, lo so. Lui ti Non segue un fa... po' in questo tuo Sì, percorso. un po', diciamo che io faccio un po' da apripista e mi segue, però non sempre l'ho portato a fare esperienze positive, anche con Reiki, insomma, non era Mm, mm, una mm, buona idea. mm.
Così riesci a vedere nel suo futuro se vedendo questa tua sessione prenderà delle decisioni? Io vedo di sì, ci vuole tempo, un po' di Ok, tempo. a quanto vibri, Laura? A quanto stai? Adesso vedo 5, 6, 7, 2, E lui? 3, 8, 9, 6. Ok, non è male, eh? Se non avesse quel problema Irene, a quanto starebbe? Pazzesco. E sarebbe più di me. Quanto di più? 7, 9, 8, 4. I due numeri che leggo. Va bene. Ottimo. Creiamo un ad eternum, Laura. Vuoi? Ne ho fatti da sola, insomma, Ah? quando, vedendo le tue sessioni, qualche volta li faccio anche quando le guardo. Subito, Benissimo. pronta. Abbiamo pulito il tuo corpo emozionale. Mettine uno lì. Dimmi dove. Lo metto sul petto, sul cuore, sul chakra del cuore. Bene, lo sai fare. Allora andiamo al cluster. Valli a scovare questi contratti, vediamo come sono fatti. Vedo tanti alambicchi Mm. con dentro tante pozioncine colorate, tutte diverse. Sei Che... stata un alchimista? Sì, sì, In un'altra vita. sì, Tutti, bene, tutti li prendi questi alambicchi e so ormai già sai cosa andato fa. tutto. Ho già fatto. Esatto. Fallo nei tuoi portali concentrici. Sì, via, via, già andato via. Niente, non c'è più Bene. neanche il ricordo. Crea il tuo ad eternum qui, bello, potente, più forte di quello che hai fatto all'inizio. Puoi creargli la forma che vuoi, Sì. il colore che vuoi, la vibrazione che vuoi, l'energia che vuoi, tutto quello che vuoi. Viene un blu elettrico, bello, un bel colore vivo. A volte mi chiedono come si fa e a me viene da sorridere. Si fa. Sì, viene Che fuori da sé. aspetto deve avere? Quello che vuoi. Sì. Ad alcuni sembra un fiore, ad alcuni sembra una luce. Solitamente sembra un sole. Sì, è Poi un sole blu blu. elettrico, come l'immagine del sole, quella che si vede su internet quando fanno vedere queste macchie solari, blu. Mm-mm. Avatar, ne hai uno? È vuoto, vedo una postazione vuota con un computer spento. Lo lasci lì? No, no. Dici magari si accende il computer dopo la sessione e io sono di Si nuovo sa punto a mai. capo. Già, non vorrei rischiare. Via tutto, vai. E dimmi com'è Si apre questo un sole. portale sotto il pavimento che direttamente richiama dentro di sé ogni cosa, con i vari portali concentrici se ne va tutto. Ok. Chiuso. Anche qui un ad eternum sole. Sì. Come è fatto? Questo non è solo, è un ad eternum che ne rilascia degli altri. Gira e rilascia, gira e rilascia. Originale. E adesso ne crei contemporaneamente altri quattro e li metti nel corpo fisico, dimmi dove, Terzo occhio. nel corpo mentale, dimmi dove, Ehm, In realtà, vedo una mente cioè come la proiezione della mente è all'interno, quindi nella mia mente all'interno, al centro. infatti di solito quello nel corpo Sì, mentale è nella mente, sì, nel corpo eterico, questo dimmi dove, ingloba tutto, mi ingloba completamente, sono io all'interno. e subliminale, che anche questo di solito Sì. è unico.
Molto bene. Ci sono ancora tracce delle tue interferenze? Sono andati via anche quei poveretti là che stavano in attesa. Non c'è più niente, non li vedo più nella gabbietta per uccelli. Tutti quelli della gabbietta non ci sono Sì, più. niente, C'erano, Laura, delle entità mentali? parecchie. Ci sono ancora? No, no, non vedo più niente. Vuoi raccontarci di una sola di queste entità mentali, quella che più ti dava fastidio? Quella legata alla depressione, in Mhm. realtà, che quando è andata via la depressione è come se si fosse eh, aperta e avesse rilasciato tante piccole entità. Vedo insomma, un pullulare Mhm. di Come delle problemi, uova come delle di un uova. insetto, Esatto, esatto, di un ragno. Sai che la depressione a volte è vista come un ragno. assolutamente sì, Mm. Che ti attanaglia quasi come sì, come un granchio che ti stringe e non ti molla più, no? Un ragno in esatto, quel senso. sì, sì. L'unica cosa che in realtà era piuttosto potente, molto invalidante, però mi C'è sento... ancora? No, no, non c'è più Benissimo. nulla. Erano tanti gli oggetti, i soggetti da analizzare. Non ci siamo Sì, soffermati su quelle della sfera mentale, quindi tutto quello che riguardava i tuoi blocchi, no? Paura, timore, non paura di guidare, la vergogna, la timidezza, il non chiedere, sentirsi incatenata ed infine la depressione erano con ogni probabilità collegate a delle entità mentali. sì, sì. Più che le entità mentali, che ormai non ci sono più, oggi tu hai imparato chi è Dio. Chi è Dio, Laura? Sì, io so di essere Dio, adesso lo sento. Come lo senti? Lo sento perché sono libera di creare. Prima avevo come delle remore, Mhm. qualcosa che mi impediva di sviluppare certe idee o certe intuizioni. Crea qualcosa. Sì, sto creando una delle cose che un po' mi mancano nella vita, la realizzazione lavorativa, che non necessariamente è legata alla mia professione. Mhm. E infatti la vedo che si sviluppa su altri piani, che sono più sul, sull'in- proprio sul rapporto con altre persone che mi mancava molto ultimamente. Come se attraverso le capacità, tra virgolette, che ho, potessi eh, mh, eh, aiutare altri a trovare la loro strada, il loro percorso, liberarsi di qualcosa che non serve più. Crea qualcosa con la tua fiamma. Sì, Beh, vedo una bella armonia nella nostra casa, libera da problemi e, e finalmente in cui riusciamo a godercela un po' senza stare sempre a riparare. senza tutte le rotture di tubi, Sì. piastrelle. Sì. Avevano? Quali cause avevano? C'era questo collegamento con questa collega. Ok, benissimo. Volevo fare un'ultima cosa. Ah, sì. Crea
un contenitore, una sfera, per esempio, ma dagli la Sì, forma che vuoi tu, sì. dove metti tutte le informazioni di questa sessione, specialmente quelle relative all'episodio cassetta, e inviane una, copiale, no? Fanne tante copie, e inviane una a tutti quelli che hanno fatto un esperimento simile al tuo su tutta la linea temporale, specialmente in quel periodo, visto che evidentemente quella rivista l'aveva pubblicizzato ed andava Sicuramente. di moda, o Sì. non so cosa. Sì, in quel periodo vedo che ci sono tanti che si sono cimentati come me a fare questa brutta cosa. Le ho mandato sai, quelle palle di neve, Mhm. quelle palle che hanno la neve finta dentro che le giri. Sì, le snowball. Ah. Esatto, non mi veniva le snowball, l'ho mandata e tutti stanno giocherellando. Molto, molto bello. Visto che puoi creare quello che vuoi. Ti è piaciuto il viaggio? Moltissimo. Bene, lasciati un messaggio. Chiedilo alla tua parte subliminale. Incontrala, conoscila, presentati a lei. La vedo. Mi dice che mi ha posto tanti ostacoli, ma che erano tante opportunità e che adesso posso viaggiare più leggera verso i miei obiettivi futuri e che adesso sarà più facile riconoscere anche i suoi messaggi. Molto bene, ringraziala La stavo e salutala. ringraziando e salutando. Mi dice che si chiama Joy. Benissimo. Come si chiama la tua PA invece? Spring. Joy in Spring. Carina. Sei pronta a tornare, Laura? Grazie. Bene, allora pronta, disconnettiti da tutto e tutti. Ok, com'è Ok, andata, Laura? benissimo. È stata un'esperienza strepitosa, davvero inimmaginabile. Mi All'inizio stavi dicendo delle pensavo, cose sì, interessanti, che allora le registriamo. non riuscivo a vedere nulla, invece poi all'improvviso è stato proprio un susseguirsi di visioni e sensazioni fortissime, tutte, molto Ti senti emozionante. rigenerata, mi dicevi, Mi no? sento rigenerata e nuova, proprio Ok. Adesso come... esci per strada e alzi le macchine con le Sì, braccia, sì, le di butti sicuro. dietro come Hulk. Ti Sì, senti Hulk uomo verde. sì, decisamente sì. Grazie mille, veramente. Non ho parole. Figurati. Cosa ti è piaciuto di più? In realtà non me li immaginavo così, nel senso me li immaginavo come se potessi avere una visione più nitida e più chiara, quindi non sapevo che cosa aspettarmi in questo senso, invece piano piano ho visto tutto. Quello che mi è piaciuto di più è, a parte l'incontro con la fiamma, il portale aureo. Ha una luce incredibile, proprio è un'emanazione, non so spiegare, non è descrivibile, non è di questo mondo, insomma, è troppo forte quello che si percepisce, che viene dall'interno, ti richiama proprio. Quando hai messo la testa e hai fatto capolino, cosa hai Ah, visto? veniva una voglia di andare a fare un giretto. Ho visto Mm. proprio, non c'era una fine, era una specie di tunnel, un tubo a tunnel che andava verso l'interno ed era un'energia colorata con una vibrazione, sentivo fortissima, come un arcobaleno proprio. Non ti so spiegare a parole diversamente, insomma, però era una sensazione densa, fluida, fisica. Questo è quanto mi è capitato di Che vedere. bel regalo che hai fatto al papà, no? Sì, Alla nonna sì, sì, e a bellissimo. tutti Tutti questi che quanti. entravano. Sì, erano Li vedi?
Li vedevo, erano proprio in ansia, volevano entrare in fibrillazione quando toccava a loro, una alla volta. Alla volta, alla volta. Fantastico, 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 veramente un viaggio bellissimo. Grazie, Bene, grazie a te. grazie Va mille. bene, chiudiamo qui la registrazione. Ah, che bello, un po' di entusiasmo ogni tanto, finalmente, dopo tanto Ti lavoro. credo, sì. Cosa dirai dopo che io fermo la registrazione? Dillo adesso, che poi dico, dite sempre delle cose stupende dopo la registrazione. Dai, avevo finito di registrare, ok, Ah, cosa mi dici? ti dico che è un'esperienza che tutti dovrebbero fare almeno una volta nella vita, non solo attraverso che sicuramente l'esperienza fatta con un intermediario è qualcosa che so che si sente, perché io vedendo le tue sessioni ho una percezione, ci sono delle volte anche che ho visto delle cose, ma dentro, quando sei dentro, è tutta un'altra storia, cioè è qualcosa che non è Sono descrivibile. d'accordo. Quindi Nel senso che sì, l'ipnosi con medium vale un'esperienza, eccetera, però io la metterei sempre come prima o seconda di sì, due, una di sì, due. Poi decidete voi se prima o seconda. Io farei come prima una personale, in sì, modo che comunque sì. quel minimo di scetticismo che può esserci sempre se ne va. Le cose le hai Assolutamente. viste, Sì, vedi come funziona, non c'è neanche bisogno di parlarne più, ecco, non ci no, sono neanche parole per descrivere come funziona. L'hai fatto, lo sai, e sì, stop. Quindi eventualmente un compagno, come nel tuo caso, ti vede, ti conosce, ti vede entusiasta e ti dice è una cosa incredibile e non ha bisogno che stai a spiegarglielo, anche perché tu con le parole non si riesce a non si può, spiegare. non è possibile. L'unica definizione è sogno guidato vigile, ma Sì, non rende l'idea, non è dall'idea. abbastanza esplicativo. Assomiglia a un sogno, ma non Sì, è un no, non sogno. è, è proprio, in realtà è un'esperienza molto di presenza, cioè non è Eh, un qualcosa che tu percepisci lontano da te, tu sei completamente immerso in quella realtà, è Sì, sì. concreta, ma non è Sai chi fisica. sono, che ti Sì, parlo, no? sì, Sai che giorno è oggi, cosa è successo oggi sei nella tua tutto. giornata. Sì, Ok. è tutto chiaro, però sei in un'altra dimensione, una Ma dimensione non che ti ha sconvolto che arrivavano queste immagini, che no, veniva le ali nere, no, no, l'entità con anzi, le ali? no, speravo di vedere, e era tutto buio e pensavo, eccolo là, lo sapevo, non ci riesco proprio oggi, tocca a me. Finalmente, non vedo niente. Invece è stato molto, non ho avuto, diciamo, grosso timore, un po' all'inizio, ma comunque se c'è un minimo di conoscenza, che nel mio caso non ho la pretesa, insomma, di dire che sia vasta, però minima, che è fondamentale per approcciarsi a, a un lavoro del genere, comunque non c'è paura, perché senti che hai il controllo della situazione e soprattutto c'è qualcuno che ti guida e che sa come gestire la Certo. situazione in caso di necessità, che insomma se uno ha paura o non si sente tranquillo. Sì, sì, e che sa magari anche guidarti come Cioè, in sì, momenti particolari, quando sì, si rivive una morte di una eh, vita eh, passata o eh, un episodio come il tuo, cioè bisogna avere un attimo di sensibilità per riuscire a fermarsi, a spostarsi, a assolutamente. uscire. Sì, Ma, quello l'ho sentito molto molto forte, quello è stato molto molto duro. mm, mm, mm. Laura, ci salutiamo qua, Grazie mille. chiudo la registrazione, resta ancora un attimo in Ciao, linea. ciao.